Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli verso la partita di Torino, la conferenza di mister Antonio Conte, tre domande che vado a estrapolare dalla conferenza, non la rileggiamo tutta, l'avrete letta e sentita credo tutti quanti, e le ultime di formazione per questa situazione Gatti non Gatti, sarà del match, non sarà del match. Una piccola considerazione anche lì perché poi va di pari passo in base a una domanda che mi sono segnato per quanto riguarda la conferenza. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati cronologicamente sull'uscita di nuovi contenuti. Partiamo da Gatti. Le condizioni di Gatti sono valutate dallo staff medico. Ieri ha svolto un lavoro di scarico insieme agli altri compagni che hanno partecipato alla partita contro gli olandesi del PSV, ma la sua condizione è ancora da valutare. Non è sicuro se sarà del match sabato, ovviamente alle 18 contro il Napoli. Thiago Motta lo sostituirebbe con Danilo. Allora io non è che voglio scagliarmi contro il calciatore, assolutamente no, però ci sono delle considerazioni da fare per quanto riguarda l'andamento della partita e l'incolumità del nostro reparto offensivo e non dei calciatori del Napoli in generale. Perché? Perché in passato è già capitato. Ci sono stati comportamenti poco congrui a una partita di pallone, schiaffetti, nervosismi. È un calciatore abbastanza meschino per quanto riguarda il lato nervoso. E poi, in primis, c'è l'incolumità dei nostri attaccanti che hanno un campionato da giocare. Non è che voglio che poi si infortunano contro la Juventus per un fallo oltre limite. Mettiamola così. Ecco perché mi auguro che Gatti non riesca a recuperare e che si giochi con Danilo. Danilo poi, dalla sua, per me, mia personale opinione, è anche un difensore di tutto riguardo, quindi non è che si va ad abbassare, credo, il livello tecnico della difesa della Juve, però per quanto riguarda il Napoli e una partita meno nervosa e con meno situazioni sotto banco, ecco, mettiamola così, sarebbe cosa buona e giusta che non recupera Gatti. Aperta e chiusa parentesi e ci ricolleghiamo con la situazione, dalla situazione Gatti passiamo ai falli che subisce il Napoli, perché è anche bello che Conte risponda a tono a queste domande e poi lasciatemelo dire, cambia l'allenatore, più è chiara la conferenza stampa e più è piacevole seguirla, visto che veniamo da un anno dove ci sono stati tre allenatori e le conferenze stampa sono quasi tutte quante da buttare, quelle di Garcia, quelle di Mazzarri e quelle di Calzone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche bello seguire una conferenza stampa che ha un bel succo, mettiamola così. Quara, oggetto di falli ripetuti e sistematici a Verona, costretto ad uscire, a Cagliari non sanzionati. Odio il gioco violento, anche da calciatore non mi sono mai permesso di fare un'entrata per far male, non è da uomo. Mai mi sono permesso di dire ad un mio calciatore dagli subito un calcio così lo spaventi. E prima era più rustica la situazione. Forse è quello che è capitato a Cagliari dopo 30 secondi con, con un fallo intimidatorio. Lì gli arbitri non devono aver paura di dare il giallo, può accadere dopo un secondo o al 95esimo. È un fallo intenzionale dove mette a rischio l'incolumità del giocatore. Non penso volesse fargli male, non lo voglio neanche pensare, ma il giallo c'era e bisogna in quei casi sanzionare, anche per difendere chi ha talenti ed il gioco. Impeccabile la risposta e adesso non mi sovviene chi ha fatto la domanda, comunque grandissima domanda da fare perché dobbiamo farci valere e queste cose vanno dette e poi se le dice diciamo l'allenatore del Napoli ancora meglio, perché noi sul canale abbiamo analizzato in primis la situazione cartellini, falli nel post partita contro il Cagliari e quindi ottimo così che queste cose vengono a galla e ci auguriamo vengano poi risolte con un arbitro che se il fallo è al primo secondo di gioco e il fallo è da giallo, devi ammonire. Così come se il fallo è grave ed è da rosso dopo 10 secondi. Devi cacciare fuori, non esiste. È il terzo, è il secondo, vedi che ti sto vedendo, questo è uno e non te ne faccio fare più. Non esiste. C'è un regolamento, è un fallo da giallo.
è intenzionale, è da dietro, eccetera, eccetera. Basta. C'è un regolamento che parla chiaro e c'è una sanzione. Cartellino giallo, cartellino rosso. Fate il vostro mestiere e ringraziamo il mister per aver messo i puntini sulle i, perché da inizio campionato, ma anche quello scorso, che questa situazione diciamo è un tantino strana, la gestione falli cartellini. Non sto dicendo solo col Napoli, eccetera, non sto facendo il tipo che è sempre a noi, gli arbitri, eccetera. Assolutamente no. Però io analizzo il Napoli e vedo i falli che fanno a noi con i relativi cartellini. Altri si analizzeranno le loro squadre e se la vedranno loro. Non sto qui ad andare a contare tutti i falli e i cartellini delle altre partite. Assolutamente no. L'altra cosa che volevo condividere con voi: ci sarà un abito diverso per il Napoli? Domanda. Dobbiamo indossare un bell'abito, ho piacere con i ragazzi di offrire sempre un bello spettacolo. Durante le partite devi essere pronto con un tuo bell'abito appena uscito dal sarto e sporcartelo, perché senza la giusta cattiveria, puntini puntini puntini, devi farlo anche se hai un bell'abito. È il connubio vincente per le grandi squadre. Ci sono diversi momenti della partita, anche l'Inter ieri, chi ha visto la partita può confermare, io l'ho vista assolutamente, è andata in casa del City ed ha alternato momenti in cui ha giocato a calcio ed altri in cui era in 25 metri, tutti dietro a difendere, dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola. Ecco perché nel post partita che abbiamo fatto dopo il Cagliari, diciamo che la domanda io me l'ero posta tra me e me: ma se il Napoli diciamo alterna periodi così durante la partita e quindi arriva il momento dove devi soffrire, devi essere compatto, devi stare sul pezzo, la palla va spazzata, se la tieni al limite a ridosso dell'area piccola senza pensarci due volte e quant'altro. Secondo me, al di là della situazione temporale e il Napoli che comunque, per come ha spiegato anche Conte, è sicuramente la partita contro la Juve, ma non è un banco di prova, o non può essere un banco di prova al 100% per come ci arriviamo a livello di condizione tra i nuovi e i vecchi. Conte parla del mercato, ne stanno parlando tutti quanti. È difficile sicuramente allenare una squadra con calciatori che li tieni il 1 agosto e il 7 agosto non ce le hai. Rimpiazzi quello che se n'è andato il 7 agosto e al limite ti arriva il 27, campionato iniziato, è un macello sicuramente, però è un handicap per tutti e siamo d'accordo. L'unico punto che però dobbiamo tenere presente è che secondo me il Napoli, anche rodato, organizzato, oleato per quanto riguarda i meccanismi, comunque dovrà affrontare momenti nella partita, come è normale che sia, dove si soffre, quindi ben venga l'essere pronti e sporcarsi, come dice Conte, il vestito. La squadra è pronta a sporcarsi assolutamente la maglia e la sta sudando da quando è arrivato il mister, assolutamente, fin qui non ci piove, noi siamo pronti a sporcarci le mani, la faccia, assolutamente. Se vinciamo le partite ci possiamo nzivare, come si suol dire, a Napoli, e quindi ben venga l'essere tutti sporchi, portando a casa poi i 3 punti. Non è che sto dicendo però con la Juve andiamo là, spacchiamo, vinciamo la partita. No, assolutamente no. La partita va giocata e Conte poi l'ha detto, l'ultima cosina, e chiudiamo senza andare nelle domande dal punto di vista emotivo, perché queste domande sapevamo che c'erano già, torni allo stadium e quant'altro, eccetera, eccetera. L'ultima cosa che volevo condividere con voi è proprio questa. Questa partita arriva troppo presto per testare il livello della sua squadra, come ho detto prima del Cagliari, e un po' per tutte le squadre. Col mercato che è finito così tardi, c'è una fase di assestamento. Alcuni nuovi sono arrivati da pochi giorni e devi fronteggiare poi 3 partite con chi è partito. Stiamo tutti lavorando sodo per trovare la giusta squadra. Chi ha tempo non aspetti tempo. Ogni partita vale 3 punti. Ripartiamo da qua. Sono tutte battaglie e sono tutte partite che valgono 3 punti. E poi, se riusciamo a portarla a casa, ben venga, perché dai un segnale al campionato a livello mentale, dico, non a livello di punti, perché è ancora presto parlare di
siamo primi in classifica, 6 punti, eccetera, eccetera. Però diciamo che portando a casa il massimo risultato nel caso dovesse succedere, mentalmente dai un po' una sterzata al campionato e fai capire che comunque il Napoli, pur così come ha detto Conte, in un periodo di transizione per arrivare poi al massimo della condizione tecnico, tattica e fisica, nel caso poi dovesse succedere, allora è veramente una sterzata come si deve. I nuovi, Conte parla dei nuovi e chiudiamo. Con Neres si è allenato ovviamente durante la pausa. Billy e Scott stanno capendo come vogliamo giocare, l'idea di gioco e quant'altro, quindi positivissimo anche da questo punto di vista. Non dobbiamo fare altro che aspettare il fischio d'inizio che ci sarà sabato. Restate aggiornati come sempre sul canale, campanellina attivata, l'iscrizione, ovviamente ci sarà il post partita, live post partita sabato, ma prima diciamo di sabato alle 20. Ci vediamo sicuramente anche domani pomeriggio. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Forza Napoli, non ci acciri nessuno, lo vogliamo dire? Non l'ho mai detto, non ho mai ripetuto le parole di Alvino, però non ci acciri nessuno, secondo me è ottimo chiudere così. Ciao.